Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. In questo video vi racconterò tutto, senza filtri e con il cuore in mano. Se vi piace quello che ascoltate, lasciate un like e iscrivetevi, è il modo migliore per sostenermi. E se volete fare ancora di più, potete cliccare sul tasto Unisciti qui sotto. Grazie di essere qui con me. Adesso, godiamoci insieme questa storia. Nel mondo imprevedibile dello showbiz turco, dove la linea tra realtà e sceneggiatura è sottile come il filo di un proiettore, una nuova scossa ha attraversato la stampa di costume, la crisi, intensa e dolorosa, tra Bararduk ed Elçin Sangu, la coppia che per anni ha rappresentato l'idea più romantica di un amore nato sul set e cresciuto sotto i riflettori. Quello che sembrava un rapporto maturo, solido, protetto da complicità e rispetto, è stato trascinato al centro di un vortice di voci e immagini sfocate, partite da un episodio che ha turbato persino i fan più fedeli. Tutto è iniziato nei corridoi di Serpent, la nuova produzione a cui sta lavorando Bar. Un ambiente saturo di luci, pause notturne e dialoghi sussurrati tra ciacche e controcampi. In quell'atmosfera, secondo più di un testimone, la miccia si è accesa quando qualcuno ha giurato di aver visto l'attore uscire dagli studi assieme alla sua coprotagonista, Liz Comart, e dirigersi verso casa di lei. Un'immagine all'apparenza innocua, uno di quei fuori orario che spesso significano soltanto lavoro, ma che questa volta ha scatenato un diluvio emotivo impossibile da arginare. Fonti vicine alla coppia raccontano che Elçin ha scoperto l'incontro in modo del tutto inatteso, come un lampo che squarcia la notte. La sua reazione, dicono, è stata istintiva e insieme lucida, più di pancia che di rabbia, ma ferma come una sentenza. Avrebbe raccolto alcune delle cose di Bar, le più personali, e le avrebbe lasciate davanti alla porta. Altre, con un gesto simbolico di rottura, sarebbero finite nel cestino. Non era furia, era delusione, avrebbe confidato un'amica storica. Da un po' avvertiva un'incrinatura, come se qualcosa non le tornasse. Chi li frequenta assicura che la tensione si accumulava da settimane sottili. Elçin, da sempre attenta ai dettagli del lavoro del suo compagno, pare avesse manifestato disagio per la crescente confidenza tra Bar e la nuova partner di set avrebbe sfogliato i copioni, riguardato alcune scene, perfino chiesto di visionare il girato di un paio di notti affaticate. Quello che era curiosità professionale si sarebbe mutato, col tempo, in un sospetto sordo. E il sospetto, si sa, logora dove l'amore è più fragile. Dal canto suo, Bar ha scelto una linea pubblica quasi monastica, nessuna dichiarazione, nessun post di difesa a caldo. Agli amici più intimi, però, avrebbe ripetuto una versione semplice e lineare. Tutto un malinteso di lavoro, nient'altro. Quella visita notturna, sostiene, serviva a rivedere il copione, ad aggiustare tempi e intenzioni prima delle riprese successive. Ma Elçin, ferita nel punto più sensibile, non pare essersi lasciata convincere. L'amore senza fiducia sopravvive a metà, avrebbe detto a mezza voce, e la tua metà si è persa. I gesti online dell'attrice hanno spalancato la porta a ogni interpretazione. Nel giro di poche ore, sono sparite molte foto che la ritraevano accanto a Bar, lo avrebbe tolto dal seguito sui social e avrebbe virato le sue storie su toni introspettivi, quasi un diario criptato di stati d'animo. Per i fan, è stato il segnale che tutti temevano, un capitolo che si chiude, stavolta davvero. Le piattaforme sono impazzite. Da una parte chi difendeva Elçin con passione, convinto che nessuno debba sopportare le ombre del dubbio. Dall'altra chi chiedeva prudenza, ricordando che i set sono luoghi complessi, dove orari improbabili e complicità scenica sono parte del mestiere. Eppure, per la prima volta dopo anni in cui il loro legame aveva superato voci e scosse, la fiamma sembrava tremare pericolosamente. Nel frattempo, Liz Comart ha scelto il rifugio del silenzio. Nessuna smentita ufficiale, nessuna conferma. A chi la conosce avrebbe confidato di sentirsi travolta dal clamore, ma limpida con se stessa, non ho fatto nulla di sbagliato. Abbiamo parlato del copione. Tuttavia, alcuni membri della troupe hanno raccontato un'altra verità, non più colpevole ma più fisica. Sul set tra i due attori c'era un'intesa evidente, una facilità di sguardi e sorrisi che in camera funzionava alla perfezione. Si capivano senza parole,
ha detto uno di loro. Tra una prova e l'altra ridevano di gusto. La chimica era lì, impossibile ignorarla. E in un ambiente dove ciò che vibra in scena spesso vibra anche fuori, quella chimica è bastata per alimentare il fuoco delle interpretazioni. I giorni successivi sono stati un percorso in salita per entrambi. Elchin, secondo amici fidati, avrebbe deciso di staccare la spina. Telefono spento, una valigia fatta di fretta e un rifugio a Bodrum, ospite da un'amica lontana dal brusio della città. Niente risposte alle chiamate, niente spiegazioni affidate ai comunicati, voglio solo silenzio, avrebbe sussurrato prima di eclissarsi. La sua agente, su richiesta precisa, non ha autorizzato alcuna nota ufficiale. Il vuoto di parole ha detto più di qualunque frase. Barr, al contrario, si sarebbe buttato a capofitto nel lavoro, come chi trova nell'ordine di un set l'unico argine alle tempeste interiori. Chi lo vede ogni giorno racconta che è più quieto, raccolto, distante. Finiva una scena e spariva nel camerino, hanno confidato. Qualcuno giura di averlo notato con gli occhi rossi, qualcun altro di averlo visto sostare davanti al telefono senza il coraggio di comporre un numero. Era lì, presente eppure altrove. In mezzo a questo frastuono, la posizione di Lisge non è stata invidiabile. Ai social sono diventati un campo minato. C'è chi l'ha additata come responsabile di una frattura non sua, e chi l'ha difesa ricordando che il set è un luogo di fiction, non un tribunale morale. Stanca degli insulti, l'attrice ha limitato i commenti e ha chiesto rispetto. Non ho interrotto nessuna storia. Non ho nulla da nascondere. Una frase corta come un muro. Ciò che rimane, oltre al dolore privato, è l'eco di una domanda che ci riguarda tutti: fino a che punto un amore può resistere sotto il faro continuo della curiosità? Quando ogni sguardo diventa una prova, ogni gesto un indizio e ogni silenzio un titolo, quanta parte resta intatta e segreta? Qui a Celebrita dalla Turchia ci chiediamo: Elchin dovrebbe concedere a Bar un'altra possibilità? O ci sono ferite che neppure il tempo e la buona volontà riescono davvero a rimarginare? Diteci cosa ne pensate nei commenti, la vostra voce è la linfa di questo canale. Intanto il silenzio continua, ostinato. Dicono gli amici di Bar che lui abbia provato un ultimo gesto, antico e coraggioso, una lettera lunga, a mano, per rimettere ordine nei fraintendimenti e nelle paure. Avrebbe chiesto solo di essere ascoltato, senza telecamere addosso. Ma Elchin, salda nella scelta, gliel'avrebbe rispedita indietro senza neppure aprirla. Non stavolta, avrebbe sussurrato. Basta seconde possibilità. Parole che, trapelate a mezza voce dal loro giro ristretto, suonano come il punto fermo di un romanzo pieno di sospensioni. Eppure il pubblico non sembra rassegnarsi. Le bacheche sono piene di ricordi, di video che raccolgono i momenti più teneri, di piccoli montaggi creati dai fan che li vorrebbero ancora fianco a fianco. C'è chi sogna un incontro casuale durante un gala, un premio, un set che li riporti nella stessa stanza a guardarsi per un attimo come prima. Perché, dicono quelli che li hanno incrociati ultimamente, nei loro occhi c'è ancora un linguaggio segreto, qualcosa che vibra al di sotto della cronaca. Per adesso, lei insegue la sua quiete con pazienza, e lui prova a ricostruire se stesso tra una scena e l'altra. La storia di Bar ed Elchin, la coppia d'oro che ha fatto sognare un'intera generazione, sembra aver voltato un'altra pagina. Nessuno però ha il coraggio di chiamarla fine. Forse l'amore non scompare, cambia forma, si posa, si fa più umano. E quell'umanità, talvolta, ha bisogno di distanza per ritrovarsi. Mentre i giorni passano, arrivano piccoli dettagli che raccontano più delle frasi ufficiali. Un vicino di casa giura di aver visto il portachiavi di Bar scomparire dal gancio vicino alla cucina, come se una routine fosse stata spezzata. Un autista, senza svelare troppo, dice che le corse di notte verso gli studi si sono accorciate, che l'attore è più puntuale ma meno loquace. E ancora. Sul set di Serpent c'è più ordine del solito, ma anche un'attenzione quasi maniacale alle pause, come a non lasciare che il fuorisceneggiatura inghiotta il racconto che dovrebbero girare. Nel frattempo, Elchin a Bodrum avrebbe riscoperto una normalità semplice, lunghe passeggiate sul mare, una colazione lenta,
un'agenda improvvisamente vuota che fa più rumore di qualunque evento mondano. Amiche di sempre dicono che la sua forza è proprio lì, nella scelta di non rispondere, nel lasciare che la polvere si posi prima di rientrare in casa. Nessun dramma urlato, solo confini tracciati con chiarezza. Nel cuore della produzione, Lisge ha cambiato percorso. Ha rinunciato agli scatti dietro le quinte, evitando quell'album di immagini leggere che spesso accompagnano i giorni di set. Ha preferito il profilo basso, consapevole che ogni foto sarebbe stata letta come un messaggio. Ha raccontato a un collega di sentirsi in un imbuto, come se qualunque mossa fosse fraintesa. Ma quando la macchina da presa parte, dicono, è precisa, generosa, concentrata. Il mestiere, almeno quello, la salva. Gli amici più antichi di bar ricordano che lui è sempre stato allergico alla confusione, preferisce spiegare con calma, seduto, con gli occhi negli occhi. Che ora sia muto non è un caso, ma un modo per rendere onore a qualcosa che ha contato. È possibile che voglia proteggere anche Elchin, sottraendo il privato all'eco di una piazza digitale che spesso brucia il sottotesto. Dall'altra parte, chi vuole bene a Elchin sostiene che il suo silenzio non è gelo, ma rispetto per se stessa. Un modo per non svendere emozioni profonde a una stagione in cui tutto diventa contenuto. Il triangolo inatteso, quello che i curiosi amano e gli innamorati temono, ha messo alla prova i limiti di ciò che si può condividere. La domanda è scomoda ma necessaria. Un amore nato davanti al pubblico può crescere lontano dal pubblico, quando c'è di mezzo la supposizione, quando le immagini di una notte possono diventare colonne d'accusa. Non esistono formule, e ogni coppia si inventa la propria. Qui su Celebrita dalla Turchia vi chiediamo un parere. Credete che la distanza sia un antidoto o un'ulteriore ferita? Che l'orgoglio faccia più male della verità, o sia l'unico modo per non smarrirsi? Scriveteci sotto, leggiamo tutto, e le vostre parole contano davvero. Ci sono segnali che sussurrano possibilità. Un amico comune avrebbe provato a organizzare un incontro neutro, un caffè rapido, un saluto senza promesse. Pare che Elchin, per ora, non se la senta. Pare che Bar non voglia forzare. Due ostinazioni che, a ben vedere, assomigliano a due delicatezze. Eppure l'ultimo strappo, una busta bianca tornata indietro intonsa, parole rimaste a metà, ha il sapore di una linea tracciata. Non adesso, sarebbe la frase esatta. Non è la stessa cosa che dire mai. Il pubblico, intanto, tiene viva la memoria. C'è chi monta clip di vecchie interviste, chi ripesca risate condivise, chi mette in fila carezze sul red carpet e gesti rubati tra una domanda e l'altra. Una storia raccontata così sembra invincibile. Ma anche l'amore più bello ha bisogno di difese solide quando il mondo intero fa domande. Forse la loro forza, oggi, è proprio nel non rispondere. Forse la scelta è proteggere ciò che resta, o proteggerne il ricordo. E tu, spettatore di Celebrita dalla Turchia, pensi che tra Bar ed Elchin ci sia ancora brace sotto la cenere? Pensi che un incontro casuale, una scena condivisa, un progetto nuovo possano riaccendere la corrente che li ha resi irripetibili? Diccelo nei commenti, e se questo racconto ti ha toccato, sostieni il canale con un like, iscriviti e unisciti alla nostra community cliccando su Unisciti. Nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo, niente finisce davvero. A volte le storie si mettono in pausa, in attesa del prossimo capitolo. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo alla prossima, prendetevi cura di voi e, soprattutto, prendetevi cura del vostro cuore.